Vorresti conoscere il trucco e parrucco di cucito per confezionare i cinturini e le cerniere sui tessuti eleganti? Vorresti imparare a completare un mio progetto di gonna, della quale abbiamo già visto una parte di video tutorial per la realizzazione del pezzo frontale applicato in bordo a contrasto? Ti piacerebbe scoprire quali fliseline geniali ci sono per creare dei cinturini alle gonne quando le gonne sono leggere, perché non ci sono solo i cinturini pre-fustellati di cui già ti ho parlato in passato? Se hai voglia di cucire con me questo nuovo progetto dedicato a cinturini e cerniere per tessuti eleganti, leggeri e delicati, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito, e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso, oltre a darti il benvenuto, ti invito a sbirciare tutti gli altri miei canali social. Il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook si chiamano entrambi Sara Poiese, e poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore di tutorial gratuiti dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo e agli strumenti per il cucito. Ma non solo, trovi anche sfogli di riviste, shop online e corsi online. E proprio per parlare di corsi online ti ricordo che c'è anche una mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, la piattaforma per imparare a cucire online, meglio ovunque, dove puoi trovare tantissimi corsi in diretta dalla mia craft room. Acquista ora e guarda per sempre da qualsiasi dispositivo, computer, tablet, smartphone e persino TV. E soprattutto oggi vorrei condividere con te un approfondimento che in realtà non ho mai postato qui sul mio canale YouTube. Lo dico perché se mi segui già da un pochino avrai sbirciato già nel blog sarapoiese.com attraverso la funzione in alto di ricerca, scrivendo la parola cinturino oppure cinturini, un video tutorial dove ti insegno a lavorare sia la gonna senza cinturino per principianti, ma anche eventualmente una gonna a portafoglio con un cinturino bassissimo, o soprattutto il tanto famoso video tutorial dedicato alla gonna tubino Chanel, come cucire il cinturino e la fodera. Ma perché ti dico che questo tutorial è diverso dai precedenti? Perché in quei tutorial ti ho insegnato a lavorare la gonna tubino sfoderata o anche foderata con l'applicazione di fliseline prefustellate per cinturini strutturati. All'interno invece di questo video tutorial desidero condividere con te un approfondimento per i progetti più estivi o comunque per i tessuti più leggeri, e in questo caso andremo a completare un mio progetto già online in realtà nel canale nel mio blog sarapugliese.com, perché se vai su tutorial cucito sartoriale ti comparirà un recente video che ho pubblicato sulla gonna Vogue V1671 con sfondo piega. All'interno di questo tutorial ti ho insegnato a realizzare fondamentalmente tutto questo sfondo piega. Ti ho spiegato cos'è il cartamodello, quali sono i margini di cucitura. Infatti questo è il blog post e puoi scoprire tutti gli argomenti approfonditi all'interno del post nel blog. E alla fine di questo post trovi il paragrafo dedicato all'elenco dei materiali utilizzati, nonché i link di video tutorial correlati e il link al video tutorial. Questo avviene per tutti i miei video tutorial, ma entriamo nel vivo di questo programma di oggi, che vede il completamento della gonna con fondopiega di un precedente tutorial, questa volta in versione gonna spezzata con cinturino. Perché dico questa volta? Perché in quel video vi avevo espressamente chiesto, nel video proprio dedicato alla gonna con fondopiega a contrasto V1671, e il tutorial lo trovate qui sul blog, vi avevo espressamente chiesto se avreste preferito se aveste preferito completare il progetto con l'abito, quindi con il corpetto, o con la gonna spezzata con cinturino. Poiché in tantissimi avete risposto sia l'una che le altre opzioni, ho deciso di mettere in calendario entrambi i contenuti.
Pertanto all'interno di questo video vedremo la realizzazione della gonna spezzata con questo cinturino che appunto non è mai stato da me approfondito prima. Vediamo il cartamodello. Il cartamodello di quando hai una gonna spezzata, o meglio da spezzare rispetto ad un abito, è un semplice rettangolo, con l'accortezza che devi avere come rettangolo la stessa misura della circonferenza del cartamodello della gonna, inclusivo altresì di margini di cucitura. Ricordati poi che il cartamodello di un cinturino deve essere sempre doppiato, ciò significa che avremo il cinturino davanti, il cinturino dietro e poi i rispettivi margini di cucitura. Fliseline per cinturini leggeri. Entriamo nello specifico di questo video tutorial e studiamo come realizzare un cinturino perfetto. Abbiamo bisogno anzitutto di tagliarlo e io prediligo il cutter da 28 mm per i tessuti più leggeri, come per esempio il crepe, il cadì, la seta, la viscosa, mentre utilizzo solitamente il cutter da 45 mm per i tessuti più pesanti o per quelle volte in cui il tessuto ha più strati sovrapposti. Ti consiglio pertanto di averli sempre a disposizione entrambi, ovviamente su un piano di taglio come quello verde acido che vedi sotto alla mia area di lavoro. La comodità di avere un cutter piccolo come quello da 28 mm è la capacità di curvatura in fase di taglio, perfetto pertanto per incavi manica, rotondità, girocolli, mentre la comodità di un cutter da 45 mm è che vai velocissimo perché hai una lama di misura media. Ricordati sempre poi di chiudere il cutter e rimetterlo in sicurezza. Questa è un'operazione assolutamente importantissima. Avremo poi bisogno di una fliselina di cui non ti ho mai parlato prima. Questa fliselina è una fliselina in dritto filo alta 1 cm soltanto. È un'alternativa veramente geniale per tutte quelle volte in cui abbiamo bisogno di stabilizzare i tessuti senza dare consistenza eccessiva e può essere una valida alternativa alla fliselina per sbieco quando questa magari non si riesca a trovare. Vuoi perché non la trovi nella merceria, vuoi perché l'hai finita a casa, ti consiglio sempre di avere anche di scorta la fliselina in dritto filo. Quali sono le differenze? La fliselina per sbieco è tagliata in sbieco ed è sostenuta dal punto catenella che vedi nella fliselina stessa, mentre la fliselina per dritto filo è tutta in dritto filo. La prima, quella in sbieco, si può stirare curvandola, la seconda va tagliata e stirata per curvarla in modo tale che i tagli permettano l'apertura della fliselina stessa. Soprattutto nei tessuti leggeri la vado ad utilizzare dove devo montare la cerniera zip e dunque nel corpetto dietro della mia gonna, anche perché ho in questo modo bisogno di stabilizzare un'area di tessuto che sarebbe comunque particolarmente sagomata o in sbieco per il taglio del tessuto o comunque un'area che è sottoposta a tensione perché la cerniera zip applicata sulla gonna poi è soggetta al tiraggio. Un secondo punto nel quale ti consiglio di applicare la fliselina è esattamente nel punto di ripiego del cinturino. Prendi il cinturino della misura della tua gonna e applica 2 volte 2 strati di questa fliselina per dritto filo, perché il primo strato mi permette di dare la giusta posizione fondamentalmente alla fliselina, mentre il secondo mi dà quel pelino di sostegno in più perfetto per darmi il punto di riferimento in fase di piega ai tessuti leggeri, restare invisibile, restare impalpabile, ma avere il giusto corpo, si dice in gergo. È per questa ragione che intravedi, ti ho lasciato il taglio un attimino più corto nella seconda fliselina stirata, proprio perché tu possa riconoscere in maniera intuitiva il fatto che io ho stirato 2 volte questa striscia di fliselina. Questo ti permette di creare un cinturino leggero a differenza dei cinturini in blister aventi la fliselina su tutta l'area del cinturino. La tagliacuci. Manna dal cielo, elemento prioritario, la tagliacuci con il filato dedicato ovviamente alla tagliacuci è la soluzione ideale per andare a completare ogni mio progetto di cucito. Infatti con il filato da tagliacuci posso andare agevolmente a completare il setup della mia tagliacuci con il crochet in tensione neutra inferiore, il crochet superiore in tensione neutra, il filo montato nel lago destra in tensione neutra e la posizione della lama della tagliacuci nella sua massima estensione. Devo cercare soprattutto di rifinire tutti i margini, poiché il cinturino sui tessuti leggeri ed eleganti potrebbe sfilare
e dunque ho bisogno di tenere il dito della mano destra a ridosso fondamentalmente della tagliacuci per fare in modo che la tagliacuci non tagli filo in eccesso. Al tempo stesso ho però bisogno di tenere con la mano sinistra fondamentalmente la corretta posizione della mia stoffa per permetterle di non spostarsi in maniera indesiderata. In questo modo una mano mi tiene controllata il taglio a lato destro della stoffa, la mano sinistra mi tiene controllata l'avanzamento della stoffa e vado in questo modo a rifilare tutti e quattro i lati del mio cinturino. Prima ti consiglio di applicare la fliselina, poi ti consiglio di passare alla tagliacuci. La rifinitura infatti che riesci ad ottenere è una rifinitura estremamente pulita e ti consiglio di utilizzare il filato da tagliacuci perché lascia non solo la macchina più pulita e dunque te la farà durare più a lungo, ma anche il tessuto più pulito, più appiattito e più veramente leggero e fluente. Avrò poi bisogno del ferro da stiro per andare eventualmente ad appiattire i segni della mia sorfilatura, perché soprattutto nei tessuti eleganti capita che si raggrinzisca un attimino il tessuto. Mai usare ferro da stiro sul piano di taglio, mi raccomando, rovinereste il piano di taglio. Infatti io uso sempre la mini base in silicone per il ferro da stiro e un pianetto da stiro allegato o comunque insomma di protezione al mio piano di taglio. Il cinturino cucito alla gonna, non cedere tessuto. Per non far cedere il tessuto ho bisogno di fliselinarlo, ma soprattutto di andare a sistemarlo e centrarlo nella parte centrale del cinturino stesso. Con l'aiuto della penna per tessuti idrosolubile, in modo tale che poi la posso cancellare con un pochino di acqua e posso indossare subito la mia gonna, vado a tracciare il centro davanti del mio cinturino. Centro davanti che andrò a collocare nel taglio, fondamentalmente con gli spilli, della gonna nella parte appunto del centro davanti. Come applico il cinturino? Dritto contro dritto, per cui andrò a mettere dritto contro dritto il centro del cinturino sul centro della gonna e intanto posiziono il centro davanti. Il mio secondo spillo di riferimento sarà solo ed esclusivamente lo spillo sull'attaccatura fondamentalmente del punto vita del mio lavoro. E poi, dopo che ho tracciato il centro e il punto vita laterale, vado a segnare anche l'altro punto vita, in modo tale che fondamentalmente io abbia potuto spillare i cosiddetti quarti di riferimento. L'inizio e la fine del mio lavoro sono spillati, dunque ora posso semplicemente andare a tenere teso un pochino il tessuto per andare a meglio gestire la spillatura del lavoro stesso. Questa operazione soprattutto mi permette di andare a spillare agevolmente il lavoro e con l'ausilio del semplice punto dritto della macchina per cucire mi permette di fissare completamente la mia cucitura. Piedino patchwork a punto dritto per cuciture sui tessuti leggeri ed eleganti. Perché? Perché ho bisogno di usare il filato leggermente elastico, il Maraflex, di cui ti ho parlato in un mio precedente video nel canale YouTube. Lo trovi linkato direttamente qui sotto e trovi soprattutto questo particolare, utile e curioso approfondimento dedicato al filo per i tessuti elasticizzati. Andiamo a spillare dunque tutto il mio cinturino, andiamo a caricare il filo superiore e inferiore della macchina per cucire con il filato Maraflex e andiamo a abbassare il piedino in posizione appunto 1,5 cm di margine di cucitura. Andiamo adesso ad iniziare la nostra cucitura e volendo, se a casa hai una macchina con il doppio trasporto integrato, puoi anche pensare di andare a innestare il doppio trasporto per poter avere così una cucitura ancora più ben gestita. L'aspetto positivo infatti di questo elemento è che grazie al filato Maraflex puoi garantirti cuciture sempre elastiche. Grazie al doppio trasporto integrato riesci a gestire un miglior trasporto della tua cucitura. Grazie poi al piedino a punto dritto ottieni cuciture perfette sui tessuti leggeri ed eleganti. Attenzione al punto, come vedi, dove si sormontano tanti strati di stoffa, ti accorgerai che ogni cucitura è veramente super facile e super semplice. Abbiamo il nostro cinturino cucito
alla gonna e abbiamo il mantenimento del tessuto leggermente elastico grazie proprio alla furba trovata di questo filato innovativo. Adesso abbiamo bisogno di stirare il cinturino. Il cinturino è una zona sagomata fondamentalmente del mio cartamodello, pertanto vado molto bene con il seam roll, questo rotolo fondamentalmente per stirature che mi permette di andare a portare il margine di cucitura verso l'alto della mia stiratura, avere sempre il mini ferro a disposizione che oltre a scaldarsi subito consuma anche poco e tornare sempre sulla base in silicone del mio ferro da stiro ogni volta che ho terminato di effettuare le operazioni di stiratura. La cerniera invisibile sui tessuti in sbieco. Cerniera amore e odio al contempo, ma la fliselina per dritto filo mi ha davvero salvata. Infatti ho adesivato la fliselina per dritto filo lungo tutto il tessuto dove dovrò andare ad applicare sia da un lato che dall'altro la mia cerniera zip. Questo infatti mi permette di avere una maggior stabilità nel tessuto e di non farlo cedere. Ti consiglio di imbastire sui tessuti eleganti la cerniera perché sarai così molto più sicuro o sicura di una perfetta riuscita della tua applicazione di cerniera. Ma non finisce qui, perché per applicare una cerniera perfetta il trucco sta anche nel saper posizionare correttamente la parte finale della cerniera. Allora la fliselina abbiamo ben capito che ci aiuta molto nel non far cedere il tessuto, ma poi ecco qui il trucco. Devi far combaciare il tessuto viola con il tessuto arancio e nella tua imbastitura imbastire alcuni punti in orizzontale in modo tale che il tessuto non si sposti quando viene messo a contatto fondamentalmente con il piedino della macchina per cucire. In questo modo qualunque cucitura tu andrai ad effettuare sarà sempre perfettamente al suo posto. Sgancio il piedino patchwork 6 mm a punto dritto e innesto il piedino per cerniera o quello classico o ancora meglio il piedino per cerniera invisibile. Infatti il piedino per cerniera invisibile, come ti ho raccontato in tanti miei video tutorial già pubblicati sul blog sarapoiese.com, è un piedino ideale che non va utilizzato in questo caso con il doppio trasporto e che ti agevola molto nella confezione della cerniera invisibile, perché ti basterà posizionare la tua cerniera invisibile sotto al piedino per cerniera invisibile, appunto, abbassare il piedino, effettuare i primi punti di cucitura lentamente per accertarti di aver posizionato i dentini della cerniera zip nella maniera corretta e poi semplicemente avanzare nella cucitura. C'è anche una classe di cucito dedicata alle cerniere zip che ti linko qui sotto e che troverai ben specificata nell'info box di questo video. Puoi accedervi semplicemente cliccando sul titolo del video, se lo vedi da tablet o da cellulare, oppure clicchi sulla parolina mostra altro se stai guardando questo video tutorial dal computer oppure dal portatile. Andiamo avanti nella cucitura della nostra cerniera zip, perché qui ti voglio, siamo nel finale della zip. Dunque, come la cuciamo? Semplicemente sganciando il piedino per cerniera invisibile, tagliando ovviamente il filo alla fine della cucitura e innestando il classico piedino per cerniera. Infatti, se la macchina mi aiuta con il piedino per cerniera invisibile a fare gran parte della strada, avrò bisogno di spostare poi l'ago a sinistra oppure a destra a seconda della posizione del piedino e terminare la cucitura della mia cerniera con il piedino classico. Infatti il classico piedino per cerniere è anche chiamato mezzo piedino perché occupa tecnicamente mezzo spazio rispetto al piedino standard classico e questo mi permette di terminare agevolmente la parte finale della mia cerniera zip. Ripeto esattamente gli stessi passaggi anche dall'altro lato. Certo, mi dirai tu, è sempre difficile montare una cerniera zip, per questo io ti ho creato però degli approfondimenti che trovi linkati qui sotto, come per esempio il mio video corso completo dedicato a tutte le tipologie principali di cerniere zip, dove veramente la cerniera zip sarà sempre e solo amore e non sarà più titubanza e tremolio. Proseguiamo nella cucitura del giro di ritorno della nostra cerniera zip partendo ovviamente con il mezzo piedino.
Ti consiglio di fermare questo mezzo piedino quando hai fatto un po' di strada e puoi innestare il piedino classico, oppure se ti senti sufficientemente esperta prosegui con il mezzo piedino lungo tutta questa cucitura. Alziamo la cerniera zip e incrociamo le dita, ma sono sicura che sarà, eccolo qui, perfetto nel suo incrocio. Perché? Perché avevo imbastito in orizzontale questo passaggio. Ti piace? Che ne dici? Mettimi un bel pollicione alzato su questo video se ti è piaciuto questo passaggio, perché lo trovo veramente molto pulito, semplice e professionale, mantenendo però l'elasticità sempre della cucitura, geniale, grazie al filato Manaflex. Il cinturino piatto. Come poter gestire un cinturino piatto su un capo sfoderato se non voglio ripiegare internamente il cinturino? Anzitutto devo ricordarmi che ho appena cucito la cerniera, dunque risposta l'ago al centro per piacere, altrimenti rompi l'ago con la tua macchina per cucire. Ricordatelo. Una volta che hai riposizionato l'ago al centro, occupati semplicemente della rifinitura del cinturino piatto. Questo è il lato diritto della gonna, lo riconosci perché nella parte interna ovviamente c'è la gonna con il fondino interno. Ho ripiegato internamente le parti finali della cerniera. Per un consiglio pulito e sartoriale, cerca di far finire la fodera interna alla stessa altezza e dai alcuni punti di sottopunto a mano per fissare il bordo basso della tua cerniera. Imbastisci poi tutto il cinturino con del semplice filo, sia nella parte superiore in modo tale da fermare il giro della fliselina, sia nella parte inferiore. Il trucco di aver fliselinato appena appena solo quella striscia mi permette di non far spostare il cinturino più su o più giù, posizionarlo già alla perfezione, avere già il cosiddetto dritto filo nella parte superiore del cinturino e al tempo stesso di poter iniziare a cucire esattamente da questo punto avanti 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 su tutta la gonna con una sorta di impuntura a macchina che andrà a nascondersi fondamentalmente tra il cinturino e la restante parte della gonna. La parte inferiore della cucitura resterà molto piatta perché grazie al piedino patchwork trasparente con la guida centrale posso creare una sorta di spartiacque fondamentalmente nella mia cucitura che mi permette di effettuare una cosiddetta cucitura stitch in the ditch, cioè il punto che viene fondamentalmente impunturato in posizione perfetta centrale grazie proprio a questo particolare piedino trasparente. Ovviamente, tra l'altro, ti ricordo di utilizzare sempre i piedini originali per la tua macchina per cucire oppure strettamente compatibili. Andiamo dunque a innestare l'ago nella parte iniziale del lavoro per vedere se siamo effettivamente posizionati in maniera corretta e poi possiamo abbassare il piedino ed iniziare ad effettuare i primi punti di cucitura molto lentamente per dare la possibilità alla macchina di avanzare, poi fermarci, effettuare eventualmente alcuni punti di salda al nostro lavoro. La salda è la fermatura, è il fix, è la retro, è quel fissaggio che diamo alla nostra cucitura andando avanti e indietro all'inizio e alla fine dei nostri lavori. Ovviamente con questa tipologia di piedino potresti anche poter, eccolo qui, innestare il doppio trasporto integrato. Ti basterà infatti un semplice clic per trasformare la tua macchina da classica a veramente super, in grado infatti di trasportare diversi quantitativi di stoffa, sollevando sempre il piedino ad ogni punto di cucitura e garantendoti dunque delle cuciture perfette, piatte, pulite e delle cuciture che non facciano mai le grinze. Ti consiglio di cucire questo passaggio lentamente, poiché l'impuntura tecnicamente che vai a fare tra la gonna color arancione e il cinturino color violetto fucsia deve essere una cucitura veramente molto precisa. Un pochino di fix, retro, salda, fermatura alla fine della mia lavorazione e ora posso semplicemente andare a togliere tutte le cuciture di imbastitura che avevo precedentemente applicato a mano per tenere fermo il cinturino. Infatti il lato diritto del cinturino beneficia fondamentalmente di questa condizione meravigliosa perché il cinturino non sembra cucito, non sembra ribattuto, non sembra macchinato con la macchina per cucire, perché la cucitura è pressoché invisibile. Infatti la cucitura la noti perché sto tirando leggermente il cinturino,
ma altrimenti non appena non tiri più la stoffa, ma la lasci morbida e soprattutto la indossi e dunque la indossi verticalmente dall'alto verso il basso, questa cucitura scompare. Ma al tempo stesso il cinturino resta molto piatto perché questa zona di tessuto è stata rifinita con la tagliacuci, dunque non sfilerà, sarà bella a vedersi, sarà perfetta per un capo sfoderato ideale per l'estate e il cinturino dietro combacerà alla perfezione in ogni suo punto. E inoltre avrai un cinturino montato alla perfezione, mantenendo dunque il cinturino in visione, per così dire, piatto. Il progetto completato. Wow! Ecco qui la mia gonna con sfondopiega completata, perfetta con il suo cinturino a contrasto, il suo fondopiega frontale che ti ricordo che potrai cucire insieme a me nel video tutorial che trovi nel mio blog sarapoiese.com e che trovi anche linkato nell'info box qui sopra. Al tempo stesso questa gonna è facilissima e perfetta da realizzare, ti dà davvero tantissima soddisfazione, perfetta con una camicetta, una t-shirt, un body e ovviamente vedrà il suo completamento anche nella versione abito intero. Che ne dici? Ti piace questo progetto? Abbiamo davvero visto un programma ricchissimo, abbiamo visto come rifinire cinturini ai tessuti leggeri ed eleganti, come applicare cerniere che non cedano e che non facciano le onde nei tessuti leggeri ed eleganti. Che ne pensi di questo video? Spero davvero ti sia piaciuto, se è così lascia un bel pollicione alzato e iscriviti al mio canale per restare sempre sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla tua socialist di fiducia, Sara Poiese.